Cari amici birraioli, bentornati nel canale ufficiale del birrificio La Foresta, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi entreremo nel vivo della produzione e vi mostrerò la seconda fase del processo produttivo della birra, ovvero l'ammostamento, ma tutto questo dopo la sigla. Lo scopo principale della fase di ammostamento, o mash, è quello di trasformare l'amido presente in natura all'interno dei cereali in zuccheri fermentescibili dal lievito. Quest'ultimo infatti non è in grado di fermentare l'amido, perciò spetta al birraio fare in modo che questo avvenga. Mentre stiamo macinando, e qui in alto vi riporto il link del video precedente se ancora non lo avete visto, aggiungiamo dell'acqua nel nostro tino di ammostamento, in rapporto con il peso dei malti di 3 litri per chilogrammo di malto utilizzato. Quindi se abbiamo impiegato 50 kg di malto, utilizzeremo 150 litri d'acqua per ammostare. Questo è il rapporto ideale per impedire che la miscela si impasti formando grumi a causa di carenza di acqua o al contrario sia troppo diluita. Una volta macinati i grani e portata l'acqua alla temperatura desiderata, non ci resta che immergere tutta la miscela all'interno del tino di ammostamento. L'ammostamento, come potete vedere nell'immagine allegata, è suddiviso in vari step di temperatura, dove in ognuna di esse la nostra miscela deve riposare per un determinato numero di minuti. Il primo di questi è la fitasi, un enzima che permette al mosto di acidificarsi mediante la degradazione della fitina. Questo passaggio, con range tra i 30 e i 52 gradi, in molti casi non viene utilizzato perché richiede molto tempo ed è facilmente sostituibile ad una piccola aggiunta di acido lattico. Poi troviamo la beta-glucanasi, che non è altro che uno step dentro lo step precedente, ovvero che avviene tra i 36 e i 45 gradi. Questo è utile per degradare i beta-glucani nei cereali non maltati. Questo ci semplificherà un po' le cose in filtrazione, ma eccedendo con questa fase rischieremo di compromettere stabilità della schiuma. Il terzo step avviene tra i 46 e i 57 gradi per circa 15 minuti e comprende la peptidasi e la proteasi, ovvero la degradazione di proteine in amminoacidi. Ottimi nutrienti per la vitalità del lievito, molto utili anche per avere un prodotto finito più limpido e meno torbido, cosa che notiamo spesso nelle birre di frumento. Ma adesso giungiamo alle due fasi più importanti, ovvero quelle di saccarificazione, cioè la trasformazione di amido in zucchero. Sì, una specie di magia, se è quello che state pensando. Cominciamo con la beta-amilasi, che spazia tra i 62 e i 65 gradi e con la sua attività degrada l'amido creando maltosio, ovvero uno zucchero molto appetibile per il lievito che fermenterà con più facilità, lasciando così una birra finita con maggior grado alcolico, ma più secca e con meno corpo. L'altra invece è l'alfa-amilasi e lavora ad una temperatura maggiore intorno ai 70 gradi e creerà destrine, ovvero zuccheri non facilmente fermentescibili dal lievito, di conseguenza la birra finita sarà più corposa ma meno alcolica. Termina la fase di ammostamento lo step a 78 gradi, dalla durata di almeno 5 minuti, il quale ha la funzione di far cessare tutta l'attività enzimatica. Ma per far sì che tutte le fasi precedenti funzionino al meglio, dobbiamo tener conto dell'acidità del mosto. Quindi controllare sempre il pH è un ottimo metodo per garantire una buona estrazione di zuccheri. Infatti, come avrete notato nella tabella, ogni step ha il suo range di pH desiderato, in cui gli enzimi garantiscono un miglior risultato. Un trucchetto per acidificare il mosto senza ricorrere all'acido lattico o alla fitasi è impiegare del malto acido. Questo infatti può sembrare malto base, ma in realtà se aggiunto al mix di cereali abbasserà il pH di 0,1 per l'1% impiegato nella ricetta. Perciò occhio a non esagerare. Infine possiamo dichiarare che la fase di mesh è ufficialmente terminata, non appena prelevato un campione di mosto ed aggiunto ad esso poche gocce di iodio, la tinta di questo prenderà il color mattone, facendo così scomparire il colore della sostanza aggiunta. Anche oggi siamo giunti al termine di questo video, se vi è piaciuto vi invito a mettere like ed iscrivervi al canale. E come sempre se avete domande o curiosità potete farlo qui sotto nei messaggi. Noi ci vediamo al prossimo video.